Salute a tutti! Dopo 4 video di esame e critica della teoria Zodiac uguale Mostro di Firenze uguale Giuseppe Bevilacqua, torniamo ai nostri argomenti soliti e che poi sono gli argomenti che riguardano Giancarlo Lotti, l'inchiesta su compagni di merende e così via. Per cui abbandoniamo le fascinose zone della California, i crittogrammi misteriosi di Zodiac, la valanga di lettere che lui scrisse, abbandoniamo anche le ipotesi così un po' azzardate dietro all'identificazione di Zodiac con il mostro di Firenze, come i messaggi misteriosi con le letterine della lettera di Scopeti, con i ritagli della lettera di Scopeti. Abbandoniamo tutto questo, torniamo ad argomenti più prosaici, cioè torniamo agli indizi, torniamo su Lotti, torniamo ai suoi racconti poco credibili e cerchiamo di capire, di continuare a capire qualcosa di quello che accadde nell'inchiesta su compagni di merende. Facciamo un riassunto breve di quello che è stato detto fino ad oggi riguardo l'argomento Lotti. Ecco, i video, oltre a qualche video in precedenza, ma diciamo che i video delle ultime serie sono 20, suddivisi in 3 serie. C'è stata una prima serie con 6 video intitolata Mistero Lotti. Ecco, in questa serie si è cominciato a introdurre il personaggio andando a esaminare gli argomenti che gli scettici adducono per dimostrare che lui non poteva essere il mostro di Firenze. Abbiamo visto ad esempio il motorino, la storia del motorino che Lotti aveva prima della macchina, presumibilmente aveva, almeno così disse lui, e che si diceva che non gli sarebbe bastato per raggiungere Borgo San Lorenzo da San Casciano. Ecco, abbiamo visto che questo non è vero. Altri argomenti sono quello della pistola, cioè l'impossibilità che Lotti fosse entrato in possesso della pistola di Signa, e altri Lotti che era troppo scemo per fare il mostro e così via. La seconda serie di 7 video sulle tracce di Lotti. Ecco, in questa serie si è andati a esaminare l'insieme degli eventi che hanno portato all'individuazione di Giancarlo Lotti come componente, diciamo, della banda poi dei compagni di merende. Partendo dalla macchina rossa che i coniugi De Fave e De Chiarappa videro tutto il pomeriggio della domenica del delitto degli Scopeti lì sotto la piazzola. Poi abbiamo visto l'avvistamento di questa macchina da parte di Gabriella Ghiribelli alla sera. Abbiamo visto i racconti di Pucci che riguardavano una sosta sua e di Lotti lì a Scopeti. Abbiamo visto anche i racconti della Nicoletti che testimoniavano una frequentazione di Lotti della piazzola di Vicchio prima del delitto. Molti di questi video hanno avuto poi delle domande in fondo, rivolte agli scettici, cioè a coloro che non credono a Lotti coinvolto in questa storia, cioè credono che Lotti sia completamente estraneo e si sia fatto inglobare, si sia fatto invischiare in questa vicenda suo malgrado, per sue carenze, per paura e così via. Poi ci sono stati altri 7 video di Lotti il testimone. Perché? Perché dopo una serie di eventi, di indagini che portarono ai sospetti, pesanti sospetti su Lotti coinvolto nei delitti del mostro, a un certo punto Lotti venne interrogato. Venne interrogato all'11 febbraio del 96 da parecchie persone, tra cui il procuratore capo Pierluigi Vigna. Ecco, da lì Lotti ammette di essersi fermato quella sera a Scopeti assieme a Pucci e, come aveva detto lui, di aver visto Pacciani e Vanni che uccidevano i 2 turisti francesi. Ecco, da lì poi Lotti sarebbe stato preso e portato in una dependenza della questura di Arezzo sotto protezione e poi sarebbe stato portato sulla piazzola di Scopeti per ricostruire il delitto.
Poi gli sarebbe stato presentato il conto anche per Vicchio, che in un primo momento era stato tenuto in disparte, perché Pucci aveva raccontato che lui e Lotti erano stati a spiare la coppia di Vicchio nella loro Panda. La Nicoletti aveva raccontato di essere stata su questa piazzola con Lotti, per cui Lotti venne messo di fronte anche a questi fatti. E lui ammise di aver visto anche quel delitto, però lo ammise in che modo? Lo ammise dicendo che era stato solo uno spettatore, seguendo Vanni e Pacciani non visto, dopo che lui stesso aveva raccontato a Vanni di questa coppia che aveva visto lì sulla piazzola, però senza sapere che poi Vanni e Pacciani sarebbero andati a ucciderla. Ecco, come dicevo, in fondo a tutti questi video, a quelli delle due serie ultime, a quasi tutti, ho posto delle domande dedicate agli scettici, a coloro che pensano che Lotti sia completamente estraneo. Ecco, domande che oggettivamente ancora attendono di avere una risposta. Ne elenco qualcuna, le più importanti. Erano Lotti e Pucci fermi il pomeriggio di domenica 8 settembre 1985 sotto la piazzola del delitto degli Scopeti? E qui abbiamo questa testimonianza dei coniugi dei Faveri Chiarappa che avevano visto una macchina molto simile a quella di Lotti. Una macchina rara al tempo, cioè una macchina che non era già, quando era venduta negli anni 70, un modello molto diffuso, ma che nell'85, una 128, Fiat 128 Sport Coupé, nell'85 ce n'erano veramente poche, per cui che quella macchina non fosse stata di Lotti è molto difficile. E in più mettiamoci i due personaggi che i coniugi videro accanto alla macchina, avevano una fisionomia che era molto compatibile con quella di Lotti e Pucci. E allora, che ci facevano Lotti e Pucci lì, sotto la piazzola, tutto il pomeriggio, l'intero pomeriggio? Poi con delle manovre che a un certo punto poi la macchina se ne andò, poi tornò e così via, come da testimonianza di Sabrina Carmignani. E gli scettici devono dare una risposta a questo fatto, no? Vediamo una seconda domanda. Sia Gabriella Ghiribelli sia il suo protettore Norberto Galli testimoniarono di un'auto parcheggiata sotto la piazzola di Scopeti la sera di domenica 8 settembre 85. Perché la descrissero in modo differente? E questa è un'altra bella storia. Quella macchina l'avrebbe vista anche Gabriella Ghiribelli la sera, una macchina che lei disse che era esattamente come quella di Lotti, però lo disse con alcune resistenze, tipo gli attribuì una portiera rosa e poi il suo protettore che era con lei quella sera invece disse che non era rossa ma era bianca. Cioè i due videro una macchina lì sotto Scopeti, si capì che sicuramente la Ghiribelli l'aveva identificata per quella di Lotti, però entro certi limiti, con delle differenze, e Galli invece disse che era bianca, però anche lui ammise di averla vista. C'è da spiegare questa situazione. Perché nella telefonata del 25 gennaio 96 con la Ghiribelli Lotti ammise la sosta a Scopeti? E allora, dopo che la Ghiribelli raccontò agli inquirenti di questa macchina che aveva visto, prese appuntamento con Lotti a Firenze e gli rimproverò questo avvistamento. E Lotti gli disse: come non ci si può fermare neanche a pisciare. La cosa venne fuori in un'intercettazione telefonica di un mese dopo, al 25 gennaio, dove appunto la Ghiribelli in questa telefonata diceva a Lotti: ma l'hai detto tu che non ci si può fermare neanche a pisciare, no? E Lotti ammise. Perché Lotti ammise? Vuol dire che si era fermato davvero. O se no c'è un'altra spiegazione? Perché prima dell'interrogatorio di Pucci lui e Lotti si erano messi d'accordo sulla scusa di essersi fermati a fare pipì? La stessa scusa di essersi fermati a fare pipì che Lotti aveva accampato con la Ghiribelli sarebbe poi stata accampata da Pucci con Giuttari, perché poi Pucci, quando venne interrogato da Giuttari, ammise questa sosta lì a Scopeti, ammise di aver visto il delitto assieme a Lotti, e la scusa della fermata era di fare la pipì, esattamente come quella di Lotti. La cosa è molto sospetta, vuol dire che i due si erano messi d'accordo. Allora, gli scettici, quale altra spiegazione danno? Perché Pucci avrebbe ripetuto in famiglia le stesse menzogne dette ai magistrati, come se avesse avuto da nascondere qualcosa a entrambi?
E Pucci raccontò, lo sappiamo, di aver visto il delitto, Vanni e Pacciani uccidere, quelle stesse cose che lui raccontò agli inquirenti, le raccontò anche in famiglia. Lo testimoniò il fratello al processo, ma anche prima, durante gli interrogatori che ebbe. Questo perché? Cioè, se Pucci fosse stato totalmente estraneo, perché avrebbe raccontato quelle stesse cose raccontate agli inquirenti, le avrebbe raccontate anche ai suoi familiari? Se erano delle menzogne da zero, che lui non c'era stato e tutto, le avrebbe raccontate anche ai suoi familiari? Cioè, la spiegazione che io ho proposto è che Pucci avesse avuto qualcosa da nascondere sia agli inquirenti sia ai suoi familiari e avesse detto quelle cose lì perché non voleva dire la verità. Gli scettici cosa dicono? Perché Pucci avrebbe raccontato quelle cose lì ai suoi familiari? Come si spiega che Giancarlo Lotti conoscesse una remota e poco frequentata piazzola di Vicchio a 65 km da San Casciano e che il mostro anni dopo avesse colpito esattamente lì? Dalla testimonianza Nicoletti, oltre che da quella di Pucci che disse che avevano spiato la Panda assieme, la Panda dei ragazzi, ecco, dalla testimonianza della Nicoletti sappiamo che Lotti aveva frequentato la piazzola di Vicchio prima del delitto, addirittura dal 1981. Aveva portato questa sua amica più volte sulla piazzola dove era stato a far l'amore, nella stessa posizione dove poi sarebbero stati trovati i ragazzi morti. E questa è una bella cosa da spiegare. Cioè quella piazzola lì era a 65 km da San Casciano, prima di tutto, e poi era sperduta. Non era una piazzola inserita in un contesto di zone, di luoghi dove si potevano appartare le coppie. Era un sentiero nel fogliame che a conoscerlo insomma non era semplice. L'ipotesi mia è che Lotti l'avesse trovata durante una delle sue perlustrazioni, vi avesse portato la Nicoletti e l'avesse poi tenuta d'occhio per poi nell'84 utilizzarla per un delitto. Come si spiega che Lotti conoscesse proprio quella piazzola dove poi sarebbe avvenuto il delitto? Andiamo avanti. Se Lotti era stato istruito dagli inquirenti con lusinghe o ricatti affinché dicesse quello che loro volevano, perché mostrò tanta resistenza a raccontare gli eventi? Insomma, se Lotti era stato istruito, come molti dicono, no? Oppure era stato impaurito perché altrimenti lo avrebbero messo in carcere, però lui dimostrò di non avere nessuna intenzione di raccontare le cose che poi raccontò, cioè fece molta resistenza. Questo perché? Se fosse stato istruito avrebbe votato il sacco dicendo quello che volevano che dicesse fin da subito. Perché Lotti dichiarò agli inquirenti di essere passato a Scopeti da solo anche la sera del sabato? E qui siamo all'interrogatorio dell'11 di febbraio con Vigna, quando Lotti, di sua spontanea volontà, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, disse di essere passato a Scopeti anche il sabato, oltre la domenica, quando era stata vista la sua macchina dalla Ghiribelli. E perché disse questo? Lo disse addirittura 2 volte. Cioè lo disse a mio giudizio perché voleva mettere le mani avanti, cioè c'era stato e temeva che qualcuno l'avesse visto, come era stato visto la domenica. Quale altra spiegazione ci può essere? Cosa c'era dietro la recita che fecero Lotti e Pucci durante il confronto dell'11 febbraio? E questa l'abbiamo vista, no? Fortunatamente abbiamo la trascrizione completa del confronto tra Lotti e Pucci, che avvenne dopo l'interrogatorio di Lotti la mattina di quella domenica 11 febbraio, quando Lotti fece moltissima resistenza, praticamente non disse nulla, ammise qualcosa, ammise la fermata, ma poi non disse chi erano gli assassini, non disse di aver visto, praticamente non disse nulla. Venne organizzato questo confronto dove Pucci passò delle informazioni a Lotti, facendogli capire quello che lui aveva detto e che Lotti non sapeva che avesse detto. E ci fu una recita, cioè una recita tra due, dove i due si passarono la palla e finsero, ecco ora, finsero da zero, cioè erano entrambi estranei e imbastirono questa commedia a beneficio di chi? Anche chi poi gliela fece imbastire, se i due erano stati istruiti. Che bisogno c'era di questa commedia? Però comunque gli scettici dovrebbero dare una spiegazione alternativa al fatto che i due stessero coprendo qualcosa che non volevano dire. Perché Pucci raccontò di aver spiato la Panda di Vicchio e Lotti finì per confermarlo? Pucci raccontò di aver spiato la coppia di Vicchio.
Lo raccontò nel suo terzo interrogatorio. Lotti fu messo di fronte a questo fatto e Lotti ammise: sì, è vero, siamo stati a spiare questa coppia. Se non era vero, perché uno lo disse e l'altro lo confermò? E questo va spiegato. Perché Lotti, se estraneo alla vicenda, non smentisce l'avvistamento falso della sua 128 rossa da parte dei coniugi Martelli Caini la sera del delitto? Questa 128 rossa era stata vista, così sembrava, la sera del delitto di Vicchio da una coppia di coniugi in coda a un'altra macchina bianca. Poi lì su questi colori i coniugi insomma furono, poi lo vedremo questo in un prossimo video. E Lotti poteva dire: no, no, quella macchina lì non era la mia, invece no, la ammise. Ammise, sì, disse sì, è vero, e raccontò questa strana storia di aver seguito la macchina di Vanni e Pacciani, non visto, e che poi sarebbe stato in coda a loro mentre questi andavano per sterrate, no? Cosa che naturalmente non era possibile. Ma lui poteva dire semplicemente: no, no, io non ero io quello lì, io non c'entro niente col delitto di Vicchio. E invece lo ammise. Tra l'altro, su questa macchina rossa, io ho dimenticato di dire una cosa importante: quando Lotti venne interrogato l'11 febbraio da Vigna, che Vigna cominciò a metterlo di fronte a questo avvistamento della sua macchina rossa, se quella macchina rossa, come si è tentato di dimostrare, lui non ce l'aveva più, ne aveva comprata un'altra e usava l'altra, è perché non disse: io quella macchina non ce l'avevo, non poteva essere la mia quella macchina lì, perché io non ce l'avevo già più, e invece no, non lo disse. Ma allora, tutte queste domande che io ho fatto in fondo a questi video, io credevo che avrebbero avuto una risposta. Cioè, ci sono tanti video, no, che vengono fatti e che vanno a criticare certe teorie, certe idee, certe ricostruzioni. E qui non c'è stato nessun video di nessun articolo. E io ricordo che c'è stato la mia richiesta sia ad Angeli di fare un video, sia a Omar Quatar di fare degli articoli, perché uno fa dei video e l'altro scrive su un blog. E io devo dire che da Angeli è venuto fuori un video, francamente, un video, insomma, io adesso non voglio infierire ancora, ho già infierito abbastanza, però è un video che non dice niente. Da Omar Quatar sono venuti dei buoni propositi. Omar Quatar, che io considero uno dei migliori mostrologi che ci sono in circolazione, forse addirittura il migliore da certi punti di vista, perché è molto preciso, eccetera, eccetera. Però da lui sono venuti buoni propositi, ma articoli che rispondessero a tutte queste domande non è venuto nemmeno uno. E poi c'è stato, ecco, forse l'unico che ha veramente avuto un contraddittorio con le mie ipotesi, è uno spettatore, un avvocato di nomignolo Michael Chivers. Purtroppo lì c'è stata una degenerazione, secondo me, del confronto, perché si è andati poi anche sul personale, si è andati a fare le pulci a tanti particolari secondari, evitando di affrontare il nocciolo del problema, no? che era quello di dare una spiegazione alternativa alla mia agli eventi che ci sono stati, a tutti gli eventi, insomma rispondere praticamente a queste domande che ho detto, più le altre che non ho ricordato. E c'è stata alla fine questa ipotesi di Lotti che si sarebbe così messo in testa di fare il pentito per avere dei vantaggi, ma cioè, se è vero che una volta che fu messo sotto protezione si poteva pensare che da lì in avanti avesse potuto così anche essere allettato, no, dall'idea di essere servito e riverito con stipendio, alloggio, eccetera, eccetera, ma anche lì è tutto da stabilire, però prima questo non era possibile, cioè non si può pensare a un Lotti che mentre era in giro per San Casciano fu avvicinato dalla polizia e gli fu detto: guarda Lotti, se fai il pentito, se fai il testimone protetto, avrai tanti vantaggi e così via. No, però Pucci, cioè quello che fa cadere del tutto questa ipotesi è la presenza di Pucci, perché a quel punto o avrebbero anche fatto la stessa proposta a Pucci, oppure Pucci sarebbe stato chiamato da Lotti in aiuto, ma per che motivo? Cioè, conversioni contrastanti tra di loro, cioè è una cosa che assolutamente non regge. Ma com'è un po' la situazione della mostrologia nei confronti della mia ipotesi di Giancarlo Lotti? Diciamo che io ho pubblicato un libro, come tutti saprete,
ormai da un anno. La mia ipotesi che è supportata da questi video è supportata anche da questo libro, cioè io nel libro faccio proprio un resoconto approfondito del personaggio Lotti fino a dare delle motivazioni che mi portano a ritenerlo mostro di Firenze, no? Ecco, io devo dire che a fronte di questo libro siamo ancora nel mondo della mostrologia agli interventi sciocchi, stupidi, superficiali, quando non anche astiosi. Adesso vi dimostro quello che sta succedendo. Faccio un resoconto in breve dell'evento di sabato 18 maggio al Book Festival, al Mostro di Firenze Book Festival di Pescia, organizzato da Albert Sparrow, che io sono stato invitato. L'anno scorso, che era la prima occasione, questa è stata la seconda, fui invitato lo stesso, ma non andai. Questa volta mi sono lasciato convincere, non mi sento molto a mio agio in queste situazioni, però sono andato, ho accettato e in effetti mi sono trovato anche bene, no? Perché ho raccontato del mio libro, mi sono state fatte le domande, ho conosciuto tante persone che poi alcune le avevo viste in video, poi anche tanti appassionati che non avevo mai visto, ma con i quali magari c'era stato anche uno scambio sotto i miei video. E io ricordo, innanzitutto ringrazio Albert Sparrow per l'organizzazione, ringrazio anche Giampaolo Zanetti per avermi supportato nel mio discorso, aver fatto così da contraltare. Poi saluto i mostrologi che ho conosciuto lì, Luca Scuffio di Prato, mi ricordo il noto Valerio Scrivo, anche Daniele Piccione, con il quale ho avuto un lungo colloquio che mi ha fatto pensare tante cose. E poi tutti i vari appassionati, ringrazio anche quelli che mi hanno avvicinato facendomi complimenti e tutto, Luca Cecconi, una bella signora gentile che è stata la prima che ha acquistato il mio libro, tutta bella sorridente, me la ricordo sempre volentieri. Purtroppo mi sono dimenticato il nome, ce l'ho un nome in testa ma non lo dico per non fare brutta figura. Ecco, ringrazio anche lei, come tanti altri appassionati. Ecco, però quando poi è uscito il video di Cappelletti, che Francesco Cappelletti aveva registrato, e sotto questo video sono cominciato a fioccare una serie di commenti veramente miseri, cioè commenti che si possono classificare in due modi, no? Con naturalmente delle macedonie tra i due modi, cioè i commenti degli sciocchi e i commenti degli astiosi. Se non si sceglie un mostro nuovo non si può avere nessun tipo di visibilità e si è scelto semplicemente, cioè secondo questo sciocco qua io avrei scelto Giancarlo Lotti così perché per avere più visibilità, e cosa devo dire? Qui si perde solo tempo, com'è possibile dare voce al nulla? Cioè dopo aver fatto 20 video che non sono stati praticamente confutati da nessuno, dopo aver scritto un libro che cioè, insomma, dove c'è una spiegazione approfondita dell'argomento, questo dice com'è possibile dare voce al nulla? E questo è proprio uno sciocchino, è uno sciocchino. E poi ci sono gli astiosi, naturalmente questo poteva anche essere un astioso, no? Ma ci sono gli astiosi, ma perché continua a farsi prendere per il culo? È da anni che glielo dico, e questo è un personaggio noto, che io non dico nemmeno chi è, che ogni volta che scrive qualcosa fa la figura del cioccolataio, no? Lasciamolo stare. Ognuno dovrebbe essere libero di avere un proprio pensiero, formulare teorie, ipotesi, eccetera, ma Segnini ci vuol far passare le sue teorie per verità assoluta. Lui è superiore a tutti quelli che hanno indagato, lui è addirittura sicuro che l'impronta sulla Panda a Vicchio sia del Lotti e censura e insulta chi ha diverse visioni sulla vicenda, poveretto. E va bene, cosa gli devo dire? Quest'altro, la sua teoria è un'offesa a tutte le vittime e parenti del mostro di Firenze, velo pietoso. E qui c'è proprio livore, no? C'è livore. Ecco, allora a questo punto io cosa faccio? Io ripeto l'appello che ho fatto già altre volte, cioè ci sono delle questioni sul piatto che gli appassionati che vogliono andare in fondo alla vicenda, cioè cercare di capire cosa è successo, che non si accontentano delle favole, cioè che non si lasciano irretire dai killer dei due mondi, no? Ma vogliono vedere, cioè noi abbiamo qui un personaggio attorno al quale ruota la ricostruzione processuale.
Cioè i posteri alla fine avranno, se le cose rimangono queste, avranno come colpevoli Pacciani, Vanni e Lotti. Allora vogliamo andare a esaminare questo personaggio in modo approfondito per vedere che cosa c'è dietro questa ricostruzione processuale? C'è veramente il nulla? A me sembra un pochino difficile che ci sia il nulla. E io credo, con i miei video e con il mio libro e con i miei articoli del blog, di averlo dimostrato che non c'è il nulla, diciamo, di aver messo lì dei buoni elementi per dire non è vero che non c'è il nulla. Andiamo a vedere, andiamo a confutare le mie argomentazioni. Allora, a questo punto io ripeto l'appello in questo modo. Per esempio, a questa mostra lì, Book Festival, si doveva portare dei libri da vendere, io li ho portati e ne ho portati 12 e ne ho venduti 11, uno l'ho regalato. Ecco, di questi 11 ne ho venduti 3 a 3 eminenti mostrologi. Valerio Scrivo, uno l'ho venduto a Luca Scuffio, un altro l'ho venduto a Daniele Piccione. Ecco, allora io faccio un appello a loro 3 che sono sicuro che hanno comprato il mio libro. Leggetelo sto libro, no? Leggetelo. E quando l'avete letto, provate a farmi le pulci. Voi, come altri appassionati, altri studiosi che hanno avuto la voglia, il fegato di leggerlo, diciamo il fegato, fatemi le pulci. Cioè gli strumenti ci sono. Adesso con YouTube, che si fanno video a tutta randa, gli strumenti ci sono. Per esempio, sotto il Radio Florence International, che organizza queste discussioni tra esperti. Allora potete farlo anche, può essere organizzato magari tra un esperto e altri così, per criticare questa ipotesi Lotti, che io credo che valga la pena di criticarla. Ecco, io dico, il mio libro che viene stato da un personaggio molto livoroso, è stato così, si è chiesto, ma questo libro dov'è? Perché in libreria non si trova? In libreria non si trova perché viene venduto soltanto su Amazon. È venduto sotto Amazon, ma ad oggi ha venduto 950 copie, che mi dicono che per un saggio del genere è tanto. Allora, questo libro è un libro che ha avuto, diciamo così, una certa rispondenza, per cui io penso che la mia tesi valga la pena di essere confutata, se è una tesi che non sta né in cielo né in terra. Io ho mostrato come si fa, no? L'ho mostrato attraverso questi 4 video sulla teoria di Zodiac Mostro di Firenze. Io non so se ho raggiunto il mio scopo, io però quello che ho tentato di fare è illustrare i punti deboli di questa teoria. Ecco, se ci sono riuscito, poi il giudizio lo devono dare gli spettatori. Io penso di essere riuscito in molti punti a far capire che dietro non c'è niente, no? La stessa cosa potrebbe essere fatta per la mia ipotesi Lotti, perché no? Appunto, io dicevo, può essere organizzato da qualcuno che fa video, magari un pochino più approfonditi di quello che abbiamo già avuto, tipo i mostri di Firenze che si sono divisi, e fate un video su questa teoria Lotti. Chiedete il parere, poi prendete qualcuno che possa criticarla, possa andare a dimostrare che dietro il personaggio Lotti c'era il nulla. Non naturalmente i merendari, perché quella parte lì è un altro discorso. Io mi riferisco agli scettici, quelli che pensano che Lotti sia completamente estraneo. Possono farlo loro. Oppure può essere qualcosa anche in cui io posso partecipare, no? Mi possono essere fatte delle domande, posso essere io che faccio delle domande agli altri, insomma una cosa di questo tipo, per andare a criticare una teoria che secondo me vale la pena di essere presa in considerazione. Ma adesso lasciamoci alle spalle questi ragionamenti su quello che già è stato pubblicato su Lotti, che poi si è arrivati appunto al momento in cui Lotti era ancora un testimone, l'interrogatorio del 6 marzo era ancora un testimone un po' travallante, e proseguiamo la narrazione. Ecco, allora Lotti al 6 di marzo aveva ammesso di aver visto il delitto di Vicchio anche, ma non visto da Vanni e Pacciani, perché li aveva seguiti e lui aveva raccontato a Vanni di aver visto questa coppia sulla Panda, e poi Vanni sarebbe andato di sua iniziativa a ucciderla assieme a Pacciani e Lotti li avrebbe seguiti, perché così sperava di giustificare quell'avvistamento
della sua macchina, che sarebbe stata la sua, sulla sterrata da parte dei coniugi Martelli Caini. È chiaro, no, che gli inquirenti, già con la storia di Scopeti, con quelle balle che Lotti aveva raccontato, su quella dinamica così strana con loro, lui e Pucci, che sarebbero arrivati per fare pipì, quelli li avrebbero mandati via, e invece di scappare gli assassini avrebbero continuato, cioè era già poco credibile quello. Ma poi questa storia di Vicchio, cioè a Vicchio Lotti era stato coinvolto dal racconto della Nicoletti, era stato coinvolto dal racconto di Pucci, e lui raccontò questo fatto che avrebbe seguito Vanni e Pacciani non visto, no? Cioè gli inquirenti non ci potevano credere. E in effetti poi Lotti fu costretto a correggere il tiro. Vediamo come. L'anno 1996, questo è il verbale, è un verbale dell'11 marzo. L'anno 1996, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 17:30, negli uffici della Questura di Arezzo, innanzi a noi, Michele Giuttari e Callisto di Genova, recatici nel pomeriggio odierno nel suddetto ufficio, su esplicita richiesta del Lotti Giancarlo, è presente il nominato in oggetto, il quale spontaneamente dichiara quanto segue. Ho telefonato al vostro ufficio perché avevo necessità di vedervi, per precisare alcune cose oggetto dell'ultimo interrogatorio reso al PM e che ritengo utili per poter ricostruire il delitto di Vicchio del 1984. Ecco qui. A quanto si legge in questo verbale sembra che Lotti in quei 5 giorni, dal 6 all'11, 5 giorni, avesse così riflettuto e probabilmente si era reso conto che la sua versione non poteva reggere. Ci potrebbe essere anche un'altra ipotesi, che avesse avuto dei contatti con gli inquirenti, contatti non ufficiali, che non risultano da nessun verbale, ma comunque a fare una telefonata ci vuole poco, che gli avrebbero detto: ehi Lotti, ma cosa ci ha raccontato? Ci ripensi un pochino bene, no, a questa storia? E lui in quei giorni elaborò una versione nuova, una versione che avrebbe dovuto essere più credibile dell'altra. E in effetti un po' più credibile è, però insomma anche qui. A questo punto il dottor Giuttari alle ore 17:40 notizia telefonicamente di tali emergenze il PM, dottor Paolo Canessa, che verbalmente rilascia delega ad assumere informazioni dal predetto Lotti. Costui viene pertanto invitato a riferire spontaneamente ciò che intende dire in relazione al delitto di cui sopra è cenno. E così qui abbiamo, appena un mese dopo la prima, la seconda chiave di volta della vicenda. La prima era stata quando Lotti aveva ammesso quella fermata a Scopeti, però l'aveva ammessa da semplice testimone. Ecco qui Lotti ammette di aver fatto parte della combriccola dei compagni di merende. Cioè, come vedremo, ammette proprio il minimo, no? Poi diciamo che la cosa crescerà, però intanto comincia ad ammetterlo. Vediamo come. Voglio precisare che quando partì da San Casciano per andare a Vicchio non seguì la macchina di Pacciani, sulla quale vi era anche il Mario Vanni a loro insaputa, come ebbe a dire nell'ultimo interrogatorio. I fatti si svolsero diversamente e ho molto riflettuto in questi giorni. Intendo dire tutta la verità perché voglio collaborare con la giustizia, e se non ho detto queste cose prima, nella loro chiarezza, è stato perché, mi dovete capire, ho trovato grosse difficoltà, poiché mi sentivo bloccato e avevo paura che dicendo i fatti come realmente li ho vissuti potesse configurarsi una mia partecipazione al delitto, che in effetti, vi prego di credermi, non c'è stata. Io sono un buono e tutte le persone che mi conoscono lo sanno, e non avrei fatto mai e poi mai quelle brutte cose alle quali ho assistito. E allora qui Lotti cercherà di assumere quel ruolo che poi porterà fino in fondo, cioè quello che aveva partecipato ma suo malgrado, non per sua scelta, perché lui era un buono, lui non avrebbe fatto male a nessuno, però era stato costretto, come vedremo, in qualche modo era stato costretto da Vanni e Pacciani. La sera, prima di andare alla piazzola di Vicchio, incontrai Mario e questi mi disse di tenermi disponibile per la sera successiva per andare insieme a lui
e a Pacciani nella piazzola di Vicchio per guardare la coppietta con la panda Celestina di cui io gli avevo parlato nei giorni precedenti. Ecco qui. Si scopre che Vanni, che aveva sentito il racconto di Lotti di questa panda, chiese a Lotti di accompagnarli a lui e a Pacciani, di indicargli la strada. Gli dissi che sarei andato, ma con la macchina mia, perché non mi garbava andare sulla macchina di Pacciani. Lì per lì pensai che tale richiesta della mia presenza fosse stata determinata dalla necessità di trovare con sicurezza il posto che io avevo indicato a Mario. La sera successiva andai all'appuntamento che mi era stato dato per le ore 22 al piazzone di San Casciano e prima di partire Mario mi disse che si andava a Vicchio per un lavoro che lui e Pietro avrebbero dovuto fare nella piazzola. Chiesi che tipo di lavoro e Mario mi rispose: sappiamo noi il lavoro che dobbiamo fare. Mi disse anche: noi la strada non si sa bene, vieni anche tu. E allora Lotti comincia ad ammettere, ma come si vede ammette il minimo che può ammettere, cioè dice che è stato invitato a fare da guida per arrivare sulla piazzola, ma il perché non lo sapeva e evidentemente vuole dire che lui non si sarebbe immaginato che questi sarebbero andati a uccidere, no? Partimmo e fui io a fare con la mia macchina la strada sino alla piazzola di Vicchio. Giunti alla piazzola, Vanni e Pacciani entrarono dentro con la macchina, mentre io rimasi un po' in disparte e mi avvicinai a piedi dove erano loro per vedere ciò che facessero. Il Pacciani la macchina la fermò di traverso davanti alla panda allo scopo di evitare che l'autista potesse scappare. A questo punto vidi che una persona dentro la macchina si alzò per guardare perché aveva sentito. Vidi poi che il Pacciani velocemente tornò alla propria auto, prese la pistola, raggiunse di corsa la panda e sparò alcuni colpi. Quindi Mario, che vidi tirar fuori dalla macchina del Pacciani uno spolverino, lo indossò e armato di un coltello tirò fuori la ragazza, che ancora era viva perché strillava, e la trascinò sul prato chinandosi su di essa e colpendola con il coltello più volte per come potei vedere dal movimento del suo braccio. A quel punto ebbi paura e mi allontanai un po', rimanendo sempre a vista dei due. E qui abbiamo la solita storia dello strillare, no? Che abbiamo visto anche al precedente verbale, lo strillare che però teniamo conto del fatto che anche questo strillare deriva da un riassunto del verbalizzante, non sono le parole esatte di Lotti, però lasciamo perdere. Ma allora perché Lotti non denunciò, non sapendolo, cioè lui era andato lì senza sapere che questi sarebbero andati a uccidere, no? Poteva poi denunciarli dopo aver visto il delitto, ma perché non li denunciò? Lotti lo racconta così: dopo il fatto sentì che Mario diceva a Pacciani: ma quell'altro che dirà adesso? Dopo parla. E Pacciani rispondeva: no, non dice nulla perché ora c'è anche lui insieme a noi, sicché non può dire nulla, se no si ammazza anche lui. Qui ci sono due giustificazioni in una, no? La prima è con noi c'è anche lui, come dire, anche lui se no verrebbe considerato un complice, no? Lui ci ha guidato. E questa è una giustificazione che non è mica male, cioè è abbastanza plausibile, no? Quella che non è plausibile è l'altra, se no l'avrebbero ammazzato, se lui li avesse denunciati questi sarebbero andati in galera e non avrebbero ammazzato più nessuno. Quindi prima di andare via Pacciani e Vanni mi dissero di stare zitto, altrimenti mi avrebbero ucciso. Io li rassicurai che non avrei parlato e in effetti sono stato zitto tutti questi anni. Poi li ho fatti partire e con la mia macchina sono andato dietro. Prima di lasciare il posto vidi che Pacciani e Vanni scesero al fiume proprio di rimpetto alla piazzola e si lavarono le mani e il coltello. Io rimasi in macchina e non scesi. E qui è possibile che Lotti avesse raccontato qualcosa che aveva fatto lui, cioè quello di essere andato dalla parte opposta della strada al fiume Sieve a lavarsi. E in effetti, quando uscì, perché pochi giorni dopo uscirono sui giornali articoli che raccontavano di questa storia di Lotti che aveva raccontato del delitto di Vicchio, no? Qui ne vediamo uno, sull'Unità del 14 marzo, nuovo test accusa Pacciani, Giancarlo Lotti l'ho visto uccidere. Quando Renzo Rontini vide questi articoli, gli venne in mente un episodio che era accaduto la sera del giorno in cui erano stati scoperti, il giorno dopo il delitto, insomma. No? Lui, la sera, un suo amico era andato a trovarlo e gli aveva raccontato che al pomeriggio era andato a lavare la macchina lì
dirimpetto alla piazzola, lì al fiume Sieve, e aveva visto delle macchie di sangue. Secondo Rontini vennero avvisati i carabinieri, che andarono sul posto assieme al personaggio e trovarono effettivamente queste macchie di sangue, prendendo anche delle pietre dove c'erano queste macchie di sangue. Questo discorso, no, delle macchie di sangue avrebbe costituito un elemento a favore del racconto di Lotti, però ci sono molte perplessità. E la prima perplessità è che questo intervento dei carabinieri non risultò da nessuna parte, non risultò nessun verbale. Il carabiniere che sarebbe intervenuto era morto, un certo Siracusa. Ma la cosa un po' più strana ancora è forse il fatto che il giorno dopo il delitto questo amico dei Rontini sarebbe andato a lavare la macchina lì davanti alla piazzola del delitto. Questa mi sembra veramente una cosa da non credere, no? Per cui io a questo riscontro di queste macchie di sangue, che appunto darebbe ragione a Lotti, che disse di aver visto Vanni e Pacciani che erano andati a lavarsi, io non gli darei importanza. Insomma, purtroppo, come varie altre cose che sono nate da Renzo Rontini, insomma, con tutto il suo dolore, però ecco, un po' contribuì a inquinare la vicenda. Ma andiamo avanti con il racconto di Lotti, che racconta della fuga per le strade sterrate, no? Collegandosi alla testimonianza Martelli Caini. Quindi partirono e io andai dietro loro. Dopo pochi minuti presero una strada sterrata che Pietro mi disse bisognava fare per evitare il passaggio a livello. Attenzione, per evitare il passaggio a livello. Ci torneremo su questa motivazione. E io andai dietro di loro, seguendoli a breve distanza, e ricordo che riuscivo a vedere poco, perché la macchina di Pacciani alzava parecchia polvere. Dopo questo tragitto in terra battuta, che sarà durato 5-10 minuti, abbiamo ripreso la strada normale verso di Comano per tornare a casa. E li seguii sino a San Casciano, dove arrivammo tardi, sicuramente dopo la mezzanotte. A San Casciano vidi che il Pacciani prese verso Borgo Sarchiani per lasciare Mario. Io mi fermai alla fine di Borgo Sarchiani e vidi passare, dopo circa 10 minuti, Pacciani da solo. A quel punto me ne andai a casa. Il giorno dopo, come pure nei giorni seguenti, Mario mi minacciò di non parlare, dicendomi che dovevo stare zitto e che Pacciani era un violento e mi avrebbe senz'altro ucciso. Lo rassicurai che sarei stato zitto. Fermiamoci un momento su questo racconto di questa fuga per strade sterrate per evitare il passaggio a livello. È una balla, perché lo vedremo nel prossimo video. Non c'era nessun passaggio a livello che sarebbe stato evitato con questa fuga per strade sterrate. Questo dimostra che il racconto di Lotti non era genuino, ma già a smentire Lotti c'è il discorso dell'orario, cioè Lotti disse che alle 10 erano partiti da San Casciano, ma alle 10 i ragazzi erano già morti. Ora nel prossimo video farò una ricostruzione di questo racconto di Lotti, di questa fuga per strade sterrate e così via. Diciamo che di qui in avanti il mio interlocutore non sarà più lo scettico e basta, cioè quello che ritiene Lotti completamente estraneo, no, ma sarà anche il merendaro. Perché quello che cercherò di dimostrare è sì che Lotti c'entrava in questa storia, c'entrava sicuramente, ma non nel modo in cui venne stabilito dalla verità giudiziaria, dalla ricostruzione processuale, perché i racconti di Lotti non reggono, nell'ambito i racconti di Lotti inseriti nel contesto dei compagni di merende. Ecco, per cui diciamo che in questa serie di video Lotti che si chiamano Lotti il pentito, cercherò di dimostrare che dai racconti di Lotti emerge una ricostruzione che non sta assolutamente in piedi. Andiamo avanti su questo verbale dell'11 marzo di Lotti. Chiesi anche a Mario che cosa facevano con le parti della donna che io avevo visto avevano messo in una specie di sacchetto. Mario mi rispose che non me lo poteva dire, però devo dire che quella notte vidi che Pacciani e Vanni si chinarono a qualche metro di distanza dalla Panda e nascosero qualcosa in quel posto. Ricordo che vi era un fossetto e i due gettarono sopra della terra per coprire quanto vi avevano nascosto. Vidi anche che nell'andare via avevano messo le armi in macchina. Sono in grado di indicare il posto ove fecero la buca se dovessi essere portato sul posto. Qui secondo me Lotti racconta qualcosa di vero, riciclando il suo comportamento.
Cioè il fatto che queste parti di donna non venissero portate via, ma fossero sotterrate o gettate via nella zona o durante il viaggio, insomma, cioè non venivano portate a casa, insomma. Cioè queste parti di donna, questi fetici, erano puro spettacolo. Il mostro non andava a mutilare per poi rimirare queste brandelle di pelle in qualche stanza lì con magari sotto formalina, cioè una cosa, cioè il suo comportamento non lasciava presagire nessun gusto di tipo sessuale nel fare questa operazione, era soltanto uno spettacolo, cioè lui voleva incrementare il raccapriccio con i giornali che ne parlassero. Da questo punto di vista devo dire che possiamo anche accostarlo a Zodiac. Zodiac aveva un altro metodo, quello di scrivere. Lui, per aumentare il clamore dei suoi delitti, scriveva. Il mostro, cioè Lotti, faceva questi tagli, queste mutilazioni. Per cui è plausibile che queste cose, invece di essere portate indietro con il rischio magari che veniva fermato, ci poteva essere anche un controllo, una perquisizione, ma insomma forse anche l'idea di portarsi dietro queste cose sanguinolente, che io immagino che non fosse molto piacevole da parte di chi le aveva tagliate, la cosa più semplice era sotterrarle lì da qualche parte prima di andarsene. Io penso che le cose andarono così. Ma andiamo avanti con il verbale, e a questo punto però cambiamo delitto, andiamo al delitto degli scopeti, perché è chiaro, no? Che una volta che Lotti ammise che a Vicchio era andato assieme a Vanni e Pacciani e li aveva visti uccidere, è evidente che il racconto di Scopeti non poteva rimanere quello, no? Cioè non poteva rimanere quello di una fermata casuale, di aver visto il delitto in modo casuale, no? Non poteva leggere. Infatti Lotti cambiò la sua versione. Vediamo come. A questo punto voglio precisare alcuni dettagli relativi al delitto degli Scopeti, che non ho riferito prima perché ero bloccato e temevo che potesse pensarsi a un mio coinvolgimento. 3 o 4 giorni prima di questo delitto mi trovavo al bar centrale di San Casciano e sentii gli avventori che parlavano di una tenda e di una macchina che si trovavano nella piazzola degli Scopeti. Qui Lotti cerca di pensare a un modo per confessare di sapere di questo delitto, però che lo tenesse il meno coinvolto possibile. In sostanza, se per Vicchio lui raccontò di aver detto a Vanni e Pacciani, di aver detto a Vanni, poi naturalmente l'aveva detto a Pacciani, di aver visto questi ragazzi della banda di Vicchio senza sapere che poi Vanni e Pacciani avrebbero deciso di andarli a uccidere, e per Scopeti cerca di fare la stessa cosa, cioè cerca di raccontare una storia secondo la quale lui avrebbe saputo di questa tenda e poi lo avrebbe detto a Vanni. Sentiamo. In questo caso sono al bar e sentono che discutono di questa tenda. La gente si meravigliava e diceva che era pericoloso stare lì, e ricordo anche che i carabinieri di pattuglia dicevano agli avventori che avevano fatto presente a quella coppia di andare via perché era pericoloso. Si diceva anche che quella coppia voleva trovare una pensione e non trovando posto si erano accampati lì. Il giorno dopo incontrai Mario e gli riferii quanto avevo sentito, dicendogli che non ero sicuro se la tenda fosse ancora lì. Mario mi disse: andrò a fare un giro io per vedere se c'è, ma non mi precisò quando e come sarebbe andato. Ebbi conferma che Mario era stato in quel posto quando il giorno dopo mi disse che la tenda era ancora lì. E qui Lotti racconta questa balla di questi discorsi che sarebbero stati fatti nel bar con anche carabinieri, discorsi dei quali non venne trovata la minima traccia. Né vennero trovati i carabinieri di pattuglia, né gli avventori del bar, il proprietario, raccontarono di aver sentito questi discorsi, no? Continuiamo il verbale. Il giorno innanzi al delitto, Mario, che incontrai sul piazzone di San Casciano, mi disse: sei pronto? E io gli risposi: pronto per cosa? Si deve andare con Pietro a fare un lavoretto a quella coppia. Io domandai: come quello là di Vicchio? E Mario mi disse: non ti preoccupare, che a te non succede nulla. Io quindi gli domandai: a che ora andate da quelle parti? E lui rispose: verso le 11 di sera. E aggiunse: tu passi di lì, fai finta di fare pipì e guardi verso la strada e stai attento che non venga nessuno.
Se no Pietro, se vede qualcheduno, si incazza. Io gli diedi assicurazioni che avrei fatto come mi aveva chiesto e qui viene a domandarsi, ma chi verbalizzò, chi ascoltò queste cose e poi le verbalizzò? Ma non rimase perplesso di fronte a un racconto del genere? Di Pietro che se arriva qualcheduno si incazza, di Lotti che viene invitato a star lì a fare la pipì di modo che chi passava vedeva lui e non si fermava? Cioè è chiaro, no, che qui Lotti sta mettendo i primi tasselli di quello che poi sarebbe stato il suo ruolo, il ruolo che i giudici, diciamo così, delinearono in sentenza di palo. È un palo che però era un palo per modo di dire, cioè noi siamo abituati come palo a considerare la persona che sta di vedetta e quando vede arrivare un pericolo avverte i suoi complici e tutti scappano. E invece in questo caso il palo sarebbe stato un altro, sarebbe stato quello di una persona che si mette lì, che quando arriva, che ne so, una coppia che vuole fermarsi, vede questa persona e non si ferma e prosegue. Però a questo modo il palo si fa riconoscere, se qualcuno lo riconosce e poi sa che c'è stato un delitto e a quel punto denuncia lui e denuncia anche, diciamo che i problemi vanno anche ai suoi complici, no? Eppure la sentenza di primo grado su questa storia del palo ci conta molto. Arriviamo al pomeriggio perché Lotti in questa occasione raccontò qualcosa anche del pomeriggio, cosa che non aveva mai raccontato prima, nel pomeriggio li ha scopeti. Così il giorno in cui avvenne il delitto, prima di venire a Firenze con Fernando, mi fermai di fronte alla piazzola degli Scopeti per controllare il posto e vidi che c'era la tenda e la macchina accanto. Rimasi fermo in quel posto per un po' di tempo e dissi a Fernando che lì c'erano 2 persone. Fernando mi rispose: «Sono fermi là, che ti danno noia? Lasciali stare». Allora spiegava a Fernando che quella sera Mario e Pacciani li avrebbero uccisi. Fernando non ci credette e mi disse: «Tu dici così per farmi paura». Allora gli spiegai il fatto di Vicchio, ma Fernando non credeva a quello che gli dicevo. Io gli dissi: «Tu vedrai stasera quando si passa e ci si ferma». Lui rimase un po' male e credeva che scherzassi. Poi venimmo a Firenze e non se ne parlò più. E qui Lotti cerca di giustificare quella sosta sotto la piazzola, ma la giustifica male, perché sappiamo che quella sosta fu una sosta dell'intero pomeriggio, con un intervallo a metà in cui Lotti se ne andò e poi tornò. E lui la racconta in un modo che dice si arriva lì per controllare, ma non è che detta così poteva durare tutto quel tempo, no? E la giustificò dicendo che voleva controllare se la tenda c'era, poi disse a Pucci che la sera sarebbe dovuto andare lì in accordo con Vanni e Pacciani. E qui possiamo già cominciare a fare una considerazione riguardo Pucci. A questo punto Pucci, se già non era chiaro, aveva mentito. Aveva mentito perché non aveva detto agli inquirenti che quella sosta non era stata una sosta casuale, ma era stata una sosta che Lotti aveva concordato con Vanni e Pacciani. Lotti dice che aveva avvertito Pucci, però Pucci non l'aveva detto questo. Io penso che già questo sarebbe bastato per iscrivere Pucci nel registro degli indagati, perché aveva detto quella bugia lì. Non è che dietro ci poteva essere qualcos'altro, però chiaramente alla procura la figura di Pucci interessava non in quel ruolo, ma nel ruolo di semplice testimone. È chiaro, no, che se fosse stato indagato, poi ci sarebbe stato un avvocato, i suoi familiari avrebbero preso il loro avvocato, chissà cosa sarebbe successo. Comunque, questa storia, questo racconto di Lotti di questo pomeriggio non era congruente con le testimonianze dei coniugi e con quella di Sabina Carmignani, no? Ma la procura non infierì. E la cosa strana è che non avrebbe infierito in sede processuale nemmeno la difesa Vanni, che avrebbe avuto tutte le ragioni per approfondire questa cosa. L'unico a chiedere qualcosa a Lotti di quel pomeriggio fu un avvocato di parte civile, Curandai. Forse è una cosa che abbiamo già letto, rileggiamola. Ecco, passiamo un attimo, tornando indietro, al pomeriggio della domenica. Siamo alla domenica del fatto, cioè l'8 settembre dell'85. Prima di raggiungere Firenze, lei e Pucci quel pomeriggio vi siete fermati agli Scopeti? Sì, ci siamo fermati. Ecco, che ore erano più o meno? Come fa a ricordarmi? Dopo mezzogiorno, poteva essere state le 3 o più tardi. Questo lo giudico. Ecco, va bene, senta, prima di quell'ora, lo so.
Quanto tempo vi siete trattenuti? Insomma, a parlare lì il tempo passava, non lo so di preciso quanto. Più o meno se lo ricorda? Un'ora o più, non è che ebbi guardato per bene l'orologio, eh sì, un'ora o più, però non è che stettero lì un'ora o più, cioè stettero lì un bel tempo e poi Pucci venne accompagnato a casa, Lotti tornò e stette lì fino addirittura all'ora di cena quasi, no? Però su questa sosta nell'accusa, nella difesa approfondirono. Continuo al verbale. Ne riparlammo sulla via del ritorno la sera, ne riparlammo con Pucci di questa storia di Scopeti, di fermarsi a Scopeti. Quando gli dissi che ci saremmo fermati per fare un po' d'acqua nella piazzola di Scopeti, lui mi disse: perché proprio lì? E io gli dissi che avevo preso accordi con Mario e se lui aveva paura poteva rimanere alla macchina. Lui mi disse che si sarebbe avvicinato un po' anche lui a vedere, ma mantenendosi più distante perché aveva paura. Giunti sul posto, ho fermato la macchina e siamo scesi, salendo verso la piazzola. A questo punto Pacciani e Vanni ci videro e fui rimproverato perché avevo portato un'altra persona che era in macchina. Pacciani era proprio imbestialito e mi minacciò dicendomi che mi avrebbe ammazzato se avessi detto io o Pucci qualcosa. Disse anche che di me aveva ormai fiducia perché ero stato coinvolto nel delitto di Vicchio e aveva avuto la prova che ero stato zitto, mentre adesso non era sicuro per Pucci. Io lo rassicurai dicendogli che Pucci era riservato e non avrebbe detto nulla. Entrambi mi dissero: è meglio per te se non parla perché ci rimetti te. Mario era arrabbiato, ma non come Pacciani, che quando vide che c'era un'altra persona con me aveva gli occhi di fuori, dalla rabbia. Quando dissi nei precedenti interrogatori che Pacciani e Vanni ci minacciarono venendo verso di noi, fu in effetti perché videro che non ero solo, in quanto aspettavano solamente me in quel posto. E ora qui Lotti cerca di giustificare quelle bugie di Vanni e Pacciani che si erano arrabbiati e li avevano mandati via. Quindi ci si erano arrabbiati perché io sarei dovuto andare da solo e invece avevo portato Pucci. Insomma, è un modo, e qui non si sa bene, bisognerebbe essere stati in quella stanza e capire questa specie di aggiustamento, no, che andava un po' così, a salvare la credibilità di Lotti per quanto possibile, se fosse nato totalmente da lui o ci fosse stato, diciamo così, un'interazione con gli inquirenti. No? Questo non lo sapremo mai. Assistetti quindi alla scena del delitto, così come l'ho già descritta. E qui il verbale non riporta questa descrizione perché Lotti l'aveva già detto. Mentre ero in quel posto ho notato alcune macchine passare, ma non si sono fermate e se lo avessero fatto le avrei mandate via, facendo la pipì. Come si fa a credere a una cosa del genere? Ricordo che qualche macchina anche rallentò, ma vedendo ferma la mia macchina e il Pucci fermo nei pressi proseguirono la strada. E qui c'è un ulteriore elemento a carico di Pucci, il fatto che lui, essendo lì fermo accanto alla macchina in basso, fece quel palo che i giudici poi avrebbero assegnato a Lotti. Lotti era andato su, questo secondo il racconto di Lotti che abbiamo visto l'altra volta, in una delle volte precedenti, Lotti sarebbe andato su e Pucci sarebbe rimasto lì, fungendo praticamente da palo, cioè scoraggiando l'arrivo sulla piazzola di altre coppie. E questo non era sufficiente per iscrivere Pucci nel registro degli indagati? Perché sì, Lotti lo raccontò in un modo che sembrava che Pucci lo avesse fatto inconsapevolmente, però l'aveva fatto. Forse il racconto di Lotti non era veritiero e si doveva indagare, però, ripeto, mettere Pucci nelle vesti di indagato non era quello che interessava alla procura. Sarebbe interessato però alla ricerca della verità. Voglio precisare che dopo il delitto vidi Pacciani e Vanni andare verso il bosco e tornare indietro dopo circa 15 minuti, quindi li vidi scendere in giù, attraversare la strada degli Scopeti e salire sulla macchina del Pacciani, la Ford, che era posteggiata dietro il muro accanto al cancello che si trova di fronte all'ingresso della stradina che conduce alla piazzola. Ma quella macchina di Pacciani parcheggiata lì dietro quel cancello torna poco con l'avvistamento della Ghiribelli e di Galli, che di quella macchina non dissero niente, che non l'avevano vista, no? L'avrebbero dovuta vedere perché quella è una strada piccolissima. Comunque, questo è un discorso per i merendani.
Quando uscirono dal bosco, nel venire in giù verso di noi, vidi che Vanni e Pacciani si strofinavano le mani come per asciugarsele. E qui Lotti, io credo che potrebbe aver riciclato qualcosa che era accaduto a lui. Qualche giorno dopo il delitto, qui vediamo un articolo sulla Nazione del 16 settembre 1985, venne scoperto un lavatoio, un abbeveratoio, a 1 chilometro circa dal delitto nel bosco, dove c'erano delle macchie di sangue. Ora quel sangue poteva essere di chiunque, però poteva anche essere che il mostro fosse andato lì a lavarsi e avesse lasciato qualche macchia di sangue. È possibile che Lotti avesse riciclato questo fatto che era accaduto a lui. Li vidi poi andare via in macchina e io, dopo aver accompagnato il Pucci, andai a casa. Il Pucci rimase scioccato e mi disse: «Ma tu sapevi veramente tutto?» E io risposi: «Te l'avevo detto e tu non ci avevi voluto credere». Mi disse poi effettivamente di andare dai carabinieri, ma gli risposi di no. Voglio precisare anche che Mario mi disse che le parti della donna che lui aveva asportato li aveva portati a casa Pietro per nasconderli nel garage, mettendoli in un involto. Mario mi disse che Pacciani voleva farli mangiare alle figliole, ma non so se effettivamente lo abbia fatto. E qui c'è questa cosa viene da ridere, ma non si dovrebbe ridere, di Pacciani che avrebbe fatto mangiare i feticci alle figlie. È una cosa questa veramente, chi ascoltò queste parole non so che reazione ebbe. Poi tra l'altro Lotti aveva raccontato che a Vicchio queste parti sarebbero state sotterrate, invece a Scopeti si scopre che se le portano via e che Pacciani le fa mangiare alle figliole. No? Io non so come nacque questa storia, può darsi che i suoi interlocutori gli avessero detto a Lotti: «Lotti, ma è sicuro che questi feticci fossero stati sotterrati?» Perché poteva sembrare anche una cosa non possibile, no? Una cosa non plausibile. E Lotti potrebbe aver detto: però a Scopeti li ho visti che li hanno presi, ma cosa ne facevano di queste cose? Ma Mario mi disse che li faceva mangiare». Insomma, potrebbero essere andate così le cose, no? Perché in questo contraddittorio, queste interazioni tra gli inquirenti e Lotti, non si sa come sono andate le cose, non si sa da quali parole sono nate le frasi che poi risultano a verbale. Ma allora ci stiamo avvicinando, cioè siamo arrivati praticamente alla fine del video. Il 12, qui siamo all'11 di marzo, il 12 Lotti venne portato sulla piazzola di Vicchio in un sopralluogo con il PM, insieme al PM. Ecco, questo sopralluogo lo vedremo al prossimo video, ma vedremo anche questa storia, questa questione di questo viaggio per strade sterrate che era venuto fuori dalla testimonianza Martelli Caini, che avevano visto queste due macchine in coda lì su questa sterrata, racconto al quale Lotti poi si era adeguato. La ricostruzione processuale mise dentro questo racconto di Lotti, ma vedremo che questo racconto così aveva molti punti deboli e praticamente non reggeva. Comunque questo lo vedremo al prossimo video. Vi saluto.